Tanto tempo fa, in un'epoca di grandi maghi e poderose fortezze, viveva in Gran Bretagna un ragazzetto di nome Artù. La sua vita, da qualche giorno, era in grande fermento. Era infatti morto l'amato sire Uther Pendragon, senza lasciare eredi, ed i cavalieri di tutta la nazione si erano dati convegno per eleggere il nuovo re. Il fratello di Artù, Kai, era tra questi, e lui si era offerto per fargli da scudiero. In una fresca mattina, all'alba, si misero in cammino per recarsi all'importante avvenimento. «Chi è quel buffo signore col cappello a punta?» chiese Artù al fratello. «Io non vedo proprio nessuno», rispose Kai, non accorgendosi che ben nascosto il grande mago Merlino stava osservando con attenzione. Questo potente mago, infatti, aveva previsto che il giovane Artù sarebbe stato incoronato re di Bretagna, dopo aver superato una difficile prova. Artù e Kai camminarono per alcuni giorni ed infine giunsero al luogo del convegno, dove si era già radunata una grande folla di cavalieri. Presero posto in un'accogliente locanda e vi depositarono tutti i loro averi. Si avviarono poi verso una grande piazza, dove tutti quanti aspettavano con ansia l'arrivo di Merlino. Il mago aveva infatti promesso che avrebbe comunicato al momento opportuno la prova da superare per poter essere incoronato re. Per ingannare il tempo durante l'attesa si decise di organizzare un grande torneo. «Artù, presto, vai alla locanda a prendere la mia spada», disse Kai. «Senza di quella non posso partecipare alla gara». Artù corse come un lampo, ma arrivato alla porta trovò un'amara sorpresa. La notizia del torneo era già corsa ogni dove e la locanda era stata chiusa dall'oste, corso a gustarsi lo spettacolo. Triste e sconsolato, Artù tornò allora dal fratello per comunicargli la brutta notizia. Lungo la strada si imbatté all'improvviso in una roccia magicamente apparsa, nella quale era conficcata in profondità una splendida spada dorata. «Ecco l'arma adatta a Kai», pensò subito Artù, e la sfilò con facilità dalla roccia, portandola di filato al fratello. Non fece in tempo a porgergliela che ai presenti si annunciò Merlino, il quale disse: «Ho fatto comparire una roccia nella quale è conficcata una spada. Chi riuscirà ad estrarla sarà il nuovo re di Bretagna». Artù guardò stupito la spada che aveva in mano e chiese timidamente: «È forse questa l'arma di cui state parlando?» Tutti i presenti scoppiarono in una fragorosa risata, tranne Merlino, che esaminando la lama e riconoscendo quella del suo prodigio, si inchinò per primo al nuovo re, seguito nel più profondo ed incredulo silenzio da tutti gli altri cavalieri. Solo il principe Lot si oppose, attorniato da alcuni suoi amici, dicendo: «Come possiamo sapere che sia davvero quella la spada prodigio? Vogliamo provare anche noi ad estrarla». Merlino li condusse allora nel luogo della roccia, invitando Artù a rimetterla dove l'aveva presa. Gli altri cavalieri provarono allora a sfilarla, alcuni tirandola con forza, altri oliandola, ma tutti ben presto dovettero cedere. Solo Artù, pregato da Merlino di tornare a sfilare la spada, la estrasse con grande facilità. Nessuno sollevò altre obiezioni e Merlino in persona incoronò Artù la sera stessa con tutti gli onori. Fu organizzato poi un sontuoso banchetto al quale furono invitati tutti i cavalieri. Per non creare diversità di importanza tra tutti questi nuovi amici, Artù fece costruire una grandissima tavola rotonda dove farli accomodare e durante la festa dichiarò: «D'ora in avanti noi ci chiameremo i Cavalieri della Tavola Rotonda», e fu subito sommerso da un grandissimo applauso entusiasta.
Al principe Lot però non era piaciuta la brutta figura fatta con la spada nella roccia e alla prima occasione sfidò a duello in torneo Artù in persona. Il nostro re non può rischiare la vita per così poco, disse allora un giovane cavaliere chiamato Lancillotto. Terrò io alto l'onore del nostro signore. Fu allora tutto predisposto per il temibile evento. Fu fatto erigere un palco per il re e la sua corte, un recinto con delle gradinate dove avrebbero preso il posto il popolo ed un grande spiazzo dove i cavalieri potessero sfidarsi. Lot si era armato con una possente armatura completamente rossa e così pure aveva bardato il suo cavallo. Così fiammeggianti facevano veramente paura. Dall'altra parte si schierò Lancillotto dotato in confronto di un'armatura ben misera. Visto ciò Merlino fece una delle sue magie e gli trasformò completamente la corazza, che con pochi tocchi divenne lucente come l'acciaio appena cromato, con tante borchie e piccole rifiniture d'oro. Il cavallo fu bardato con un sontuoso tessuto azzurro ricamato con fili d'oro e argento. In mano Lancillotto reggeva la fedele spada Excalibur, quella prelevata dal re Artù dalla roccia magica. I due cavalieri caricarono e in pochi istanti fu tutto concluso. L'invincibile Lancillotto aveva facilmente sconfitto Lot, che si piegò umilmente al suo legittimo sovrano, giurandogli da allora in poi assoluta fedeltà. Subito perdonato Lot, Artù abbracciò felice Lancillotto e lo portò in trionfo. Da allora lo fece accomodare alla sua destra e furono per lungo tempo compagni di meravigliose avventure.